Succede? Succede che il ministro dell'interno Piantedosi impedisce la trascrizione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Quindi due padri o due madri che sono andati all'estero e o tramite la gestazione per altri o tramite l'adozione hanno deciso di avere un bambino, ritornati in Italia non potranno più iscrivere la propria prole all'anagrafe. Questo cosa significa? Che i bambini di coppie omogenitoriali a livello proprio legale e di diritti ne avranno meno o sarà comunque molto più complicato rispetto alle coppie avute biologicamente da coppie eterosessuali. Questa è la situazione. Una cosa che neanche mi fa incazzare, a questo punto mi ferisce, cioè, e mi offende, è che il governo sta dicendo: le coppie formate da due genitori dello stesso sesso, a prescindere da chi siano queste persone, che siano brave persone o meno, solo per il fatto che sono due persone dello stesso sesso, non sono consone ad essere genitori. A prescindere. Sono due santi scesi in terra, non possono essere genitori perché sono uomo-uomo, donna-donna, perché secondo loro i bambini hanno diritto a una mamma e a un papà. Ma se fossero profondamente convinti di questo, allora la mia domanda è, tipo, un esempio: se un uomo mette incinta una donna, poi quest'uomo scappa, non si fa mai più vedere, non riconosce il bambino, e quel bambino quindi non crescerà con una mamma e un papà perché papà è scappato, allora quell'uomo per legge cosa dobbiamo? Sanzionarlo? Trovarlo, incarcerarlo perché non ha adempiito ai suoi diritti, ai suoi doveri di padre? Quel bambino non avrà una mamma e un papà? Tipo, io, che sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona assolutamente in grado di essere un padre, anzi io voglio diventare padre, io in questo paese non lo posso fare. Devo pagare le tasse come tutti, ho i doveri di tutti, ma non ho gli stessi diritti. Cioè, io devo passare davanti a un asilo e guardare dietro, portare i figli a scuola e dire quella roba io non la potrò mai fare. Questa così è un po' tragica, però cioè, io la vivo così, perché è così. Vi rendete conto? Vorrei che qualcuno avesse il coraggio di venire da me, proprio guardandomi negli occhi, e dirmi: tu, che sei una brava persona, perché io sono una brava persona, solo perché sei gay, e non hai scelto di esserlo, perché non è che un giorno ho deciso che mi sono svegliato così, anche perché alla luce dei diritti in meno che ho, non mi converrebbe neanche fare questa scelta se di scelta si trattasse, e mi deve dire: rinunciaci perché ho deciso così. No? Questo è lo stato dei fatti. E la cosa che a me terrorizza è che secondo me il prossimo passo sono le unioni civili. Ti dicono: però sapete, non siamo d'accordo neanche su quello, perché alla fine per poter chiamare un'altra persona marito devi essere una moglie. Mi sento male. Cioè, questo è è veramente, cioè io non mi è mai successo di piangere per una decisione del governo, non mi è mai successo, giuro, non mi è mai poi sto avendo già una giornata di merda, però è abbastanza spaventoso.